Ciao a tutti e benvenuti, o bentornati, sul canale. Preparatevi un caffè, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare in un racconto che intreccia ricordi di Seth, riti di amicizia, simboli indelebili e quell'irresistibile scintilla che rende un semplice aneddoto capace di far battere i cuori di mezzo mondo. Oggi i protagonisti del nostro viaggio sono Can Yaman e Dimet Özdemir, coppia artistica che ha trasformato la serie Erkenci Kuş in un caso di culto globale e che, lontano dai riflettori televisivi, continua a scrivere pagine di complicità destinate a diventare leggenda. 1. Il lungo filo che lega due carriere folgoranti. Per capire l'importanza del gesto di cui parleremo occorre fare un passo indietro sino al 2018, anno in cui Erkenci Kuş fa il suo debutto sugli schermi turchi. Lui interpreta Can David, fotografo dallo spirito libero che nasconde dietro la barba incolta una delicatezza fuori moda. Lei indossa i panni di Sanem Aydin, aspirante scrittrice costretta a scegliere fra la tranquillità dell'emporio di famiglia e il richiamo di un futuro più grande. Il loro primo incontro sul set è già un cortocircuito emotivo. A ogni check la troupe avverte un'energia palpabile, una chimica così naturale da convincere i registi a rallentare il montaggio pur di trattenere in scena quegli sguardi un secondo in più. 2. Dal piccolo schermo a fenomeno internazionale. Nel giro di pochi mesi la serie viene acquistata in decine di paesi, fioccano i sottotitoli amatoriali, nascono fan club negli angoli più impensati del pianeta, da Bogotà a Manila. In Italia le repliche pomeridiane raggiungono picchi d'ascolto degni di eventi sportivi. Intanto Can e Dimet collezionano premi, copertine, contratti pubblicitari, lui diventa ambasciatore di campagne di moda a Milano, lei conquista il red carpet di Cannes con un abito pastello che fa impazzire i fotografi. Eppure, dietro il glamour, c'è il peso di agende impossibili, notti in hotel anonimi e quell'inevitabile nostalgia per una normalità che ormai appartiene al passato. 3. Una pausa necessaria, ma mai un addio. Quando Erkenci Kuş chiude i battenti, le loro strade professionali si dividono. Can vola in Italia per preparare il reboot di Sandokan e si sottopone a maratone di equitazione e spada. Dimet affronta ruoli drammatici in Dodù e Vuka Derindir e studia danza contemporanea per un progetto teatrale ambizioso. In pubblico entrambi minimizzano la nostalgia, ma nei retroscena spuntano messaggi vocali alle 3 del mattino, inviti last minute a pranzi di famiglia, videotelefoni rapidi per commentare un copione, una scena, un capitolo di libro. Il filo, insomma, non si spezza mai. 4. Un matrimonio, tanti testimoni e un invito speciale. Arriviamo così allo scorso fine settimana. Una coppia di amici storici, lontani dalle luci dello spettacolo ma parte integrante del loro cerchio più intimo, celebra le nozze in una tenuta tra le colline dell'Egeo. Gli sposi chiedono a Can e Dimet di fare da testimoni, un ruolo carico di responsabilità simbolica, perché in Turchia il testimone non si limita a firmare un atto, ma si impegna pubblicamente a sostenere la coppia durante l'intero cammino matrimoniale. I due attori accettano senza esitazione, prendono un volo alle prime luci dell'alba e si presentano alla cerimonia con un sorriso che dice più di 1000 interviste. 5. Due abiti, un'eleganza che parla da sé. Can appare in smoking nero dal taglio classico, revers di seta sottili, camicia immacolata e gemelli d'argento ereditati dal nonno. Un look che esalta la sua presenza scenica riducendo all'essenziale ogni orpello. Dimet sceglie un abito lungo color cipria, tessuto fluido che accarezza le spalle e si apre in una lieve coda. Niente strass, ma drappeggi minuziosi e un paio di orecchini di perle barocche che illuminano i tratti del viso. Al loro arrivo, un brusio di approvazione attraversa la platea degli invitati. Perfino il quartetto d'archi cambia registro e attacca un valzer con un piglio più vivace. 6. L'idea del tatuaggio, un lampo durante il brindisi. Terminati i voti e scattate le foto di rito, gli sposi invitano tutti a un brindisi al tramonto. È lì che nasce, quasi per gioco, l'idea di un tatuaggio di gruppo, un simbolo discreto che suggelli non solo l'amore dei neosposi ma anche l'amicizia indissolubile dei presenti più cari. Can accenna a un disegno minimalista, un'ancora stilizzata intrecciata a una stella, mentre Dimet propone di aggiungere, minuscola, la data del matrimonio in numeri romani. L'entusiasmo contagia gli altri. In mezz'ora un tatuatore di fiducia viene convocato sul posto,
allestisce un angolo igienizzato nella dépendance e disegna i bozzetti sulle prime pagine del menù. 7. L'inchiostro che sigilla un patto. La scena, quasi da film, vede Khan sedersi per primo, sopporta il pizzicore del lago sul polso sinistro senza scomporsi, anzi scambiando battute sull'ansia da prestazione prima di ogni ciak. Dimet lo segue a ruota, sceglie la caviglia interna, sorride a ogni flash scattato dal fotografo ufficiale della festa. Quando entrambi sollevano la fascia protettiva, si nota la stessa ancora stilizzata, identica nelle linee ma speculare nella direzione, quasi a indicare un equilibrio perfetto fra sponde opposte di uno stesso viaggio. La folla esplode in un applauso spontaneo, gli sposi, commossi, ringraziano. 8. Il significato oltre la pelle. In molti si chiedono se questo gesto nasconda un ritorno di fiamma sentimentale. Fonti vicine assicurano che tra i due la parola chiave resta amicizia, ma non un'amicizia di facciata, piuttosto un patto fra artisti che hanno condiviso la vertigine di un successo planetario e conoscono a memoria la vulnerabilità nascosta dietro il glamour. Il tatuaggio diventa quindi un promemoria tangibile di quel "ci sono" pronunciato 1000 volte nei messaggi notturni, un piccolo ancoraggio da toccare nei momenti di dubbio, quando le agende si riempiono e la solitudine dei set rischia di far dimenticare le radici. 9. L'eco sui social e il rispetto della privacy. Nonostante l'evento fosse privatissimo, la notizia trapela nel giro di poche ore. Un invitato pubblica una story di pochi secondi, subito rimossa, ma tanto basta per innescare l'effetto valanga. L'hashtag cancelletto Candemink Day scala le tendenze globali. Su forum brasiliani compaiono meme che ricostruiscono la timeline del rapporto, mentre pagine greche di fanfiction sfornano in poche ore racconti alternando romanze e introspezione psicologica. Eppure né Khan né Dimet rilasciano dichiarazioni, restano fedeli a quella discrezione assoluta che ha sempre protetto la loro sfera privata. 10. Tra immagine pubblica e verità quotidiana. Il silenzio mediatico non va confuso con strategia di marketing. Chi ha lavorato con loro sa che entrambi credono nella forza dei gesti e nella debolezza delle parole sprecate. Nel 2020, quando i tabloid insistevano su un presunto litigio, preferirono rispondere con una foto di backstage in cui ridevano di gusto, senza commento. Stavolta lasciano che siano le ancore tatutate a parlare, un modo per dire "siamo qui l'uno per l'altra" senza alzare polveroni che potrebbero travolgere la quotidianità di progetti e affetti. 11. Progetti futuri e ipotesi di reunion artistica. Restano aperte 3 piste. La prima. Un cameo di Dimet in Sandokan, idea ventilata da tempo ma mai confermata. La seconda. Un film romantico on the road prodotto da una piattaforma statunitense, in cui gli autori vorrebbero capitalizzare la loro complicità pur lasciandoli liberi di modulare i ruoli. La terza. Una docuserie sulla cultura turca vista attraverso gli occhi di 2 amici di vecchia data. Quale che sia la scelta finale, la loro partecipazione congiunta non sarebbe un'operazione nostalgia fine a se stessa, bensì l'estensione naturale di un sodalizio emotivo e professionale che dura ben oltre la fine di un contratto. 12. Una riflessione che ci riguarda tutti. Storie come questa, al di là del fascino glamour, ci ricordano che dietro ogni celebrità ci sono esseri umani alle prese con le stesse ansie, gli stessi entusiasmi e la medesima esigenza di sentirsi compresi. Un tatuaggio, per quanto piccolo, può diventare faro nelle notti difficili, una carezza d'inchiostro che dice "non sei solo". Khan e Dimet scelgono di portare sulla pelle un simbolo comune, non per provocare titoli sensazionalistici, ma per esprimere gratitudine verso un incontro che ha cambiato entrambi. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio attraverso set, matrimoni e ancore stilizzate. Se questo racconto vi ha emozionato, lasciate un like, è il gesto che più aiuta il canale a crescere. Se volete far parte della community, iscrivetevi e, se vi va, cliccate su Unisciti per accedere a contenuti extra, dirette esclusive e sondaggi sui temi da trattare. Grazie per l'attenzione, prendetevi cura di voi e ricordate: certe amicizie sono vele, altre ancore, le migliori, come quella di Khan e Dimet, riescono a essere entrambe. A presto!